Ma se vi dicessi che l'IMAX di Nolan, di cui tanto si sta parlando adesso che è da poco uscito l'Odissea al cinema, è in realtà una grandissima truffa? Provate a seguire il mio ragionamento un attimo perché secondo me mi darete ragione. E questa idea io l'ho avuta banalmente guardando il trailer, perché il film ancora non l'ho visto, ma non credo che sia importante per quello che è il concetto che voglio esprimere. Partiamo da una cosa molto semplice. L'IMAX che cos'è, detto in parole povere? È un formato cinematografico molto ampio in altezza, che quindi permette di creare delle immagini, diciamo, molto maestose in cui puoi far entrare tantissima roba, tantissimi elementi. È un formato che ricorda, se vogliamo, quello che era un po' il 4 terzi, un formato quasi quadrato dell'epoca. In sostanza l'IMAX 70 mm che ha usato Nolan per girare totalmente questo film, ogni singola scena, è praticamente come un 4 terzi leggermente più largo, ok? Siamo quindi quasi tornati al quadrato e pensare che la storia del cinema è proprio passata dal quadrato al rettangolo, al cinemascope, a quel formato espanso in orizzontale, in larghezza, perché permetteva una maggiore immersione in sala e creava quello spettacolo in più rispetto magari a guardare il film in televisione, perché all'epoca le televisioni erano quadrate. Quindi già da qui io questa cosa, questa ossessione la vedo quasi un po' come un ritornare al passato. Però è anche vero che oggigiorno escono film realizzati magari in 4 terzi, o vedete il recente Obsession realizzato in 3 mezzi come formato. Quindi questo significa che se un prodotto è realizzato con quel tipo di formato cinematografico e quella scelta è una scelta artistica che ha senso per quello che si vuole raccontare, che ben venga. E quindi io mi chiedo, questa scelta di voler utilizzare l'IMAX per raccontare totalmente l'Odissea ha senso artistico o è soltanto una pretesa tecnica perché a lui gli piace fare così? Intanto dobbiamo capire che il film, per come è stato girato, quanti ne possono realmente usufruire? Perché di sale IMAX 70 mm, quindi letteralmente come il film è stato realizzato, ne esistono ora, non ricordo il numero esatto, ma una quindicina al mondo. Al mondo, stiamo dicendo. In Italia ce ne sono zero, per dire. E quindi cosa succede? Succede che la maggior parte delle persone questo film non lo vedrà neanche nella sua totalità di come è stato girato. C'è chi lo vedrà magari in IMAX digitale, quindi non IMAX 70 mm, ok? Che praticamente è una trasposizione da pellicola a digitale ed è leggermente più stretta in altezza, quindi già si avvicina molto di più al formato cinematografico classico. Però anche di questo non è che tante persone ne usufruiranno, perché anche le sale IMAX digitali non è che sono tantissime. In Italia mi sa che ne abbiamo tipo 8. Chi è che avrà effettivamente l'opportunità di vederlo? E quindi viene la domanda: le persone concretamente in che formato lo guarderanno? Lo guarderanno nel classico formato 35 mm. Chi magari è più fortunato avrà la possibilità di vederlo sempre in pellicola, però pellicola non IMAX, ma la pellicola 70 mm. Comunque 35 mm, 70 mm, a livello proprio di formato siamo più o meno lì. Ed è quindi questo il formato che la maggior parte delle persone guarderà effettivamente nei cinema. E io mi chiedo, se tu giri un film e lo giri in un formato così particolare che praticamente quasi nessuno al mondo potrà effettivamente avere il piacere di goderne, tu puoi effettivamente pensare a quel film in quest'ottica? Perché secondo me la risposta è no. Secondo me la risposta è che tu il film comunque lo pensi per essere apprezzato nel modo in cui la maggior parte delle persone avranno modo di vederlo. E quindi qui la domanda è: ho effettivamente ragione? O invece chi guarderà il film in 35 mm gli farà schifo perché farà schifo l'immagine? Perché effettivamente si sta perdendo grandi porzioni di immagine che servono alla storia, che servono a raccontare quella scena, che servono a sottolineare quelle emozioni di quel personaggio. Ebbene, io mi sono andato a vedere il trailer. Scusate se guardo qui sotto, ma c'ho il computer così da avere le immagini proprio alla mano e commentarvele in diretta. Prendiamo questa prima immagine di questa sorta di naufragio, ok? Vediamo che nel 35 mm è letteralmente un'immagine estremamente schiacciata in cui vediamo tanto mare, c'è la persona e pochissimo cielo. Ok, è un'immagine che insomma ci fa vedere come lui sia immerso nell'oceano. Andiamola a vedere adesso in IMAX 70 mm, così come Nolan l'ha voluta fare. E l'immagine alla fine cosa fa? Aggiunge un po' di mare e aggiunge un po' di cielo. Concretamente è cambiato qualcosa. Adesso siamo in spiaggia, ok? In IMAX l'immagine è veramente molto ampia, ok? Molto carina. Però proviamo a portarla in 35 mm. Si restringe. Però concettualmente cambia qualcosa anche qui? Praticamente no. Sembra una tranquillissima immagine di
Pirati dei Caraibi può essere. Ma andiamo avanti, abbiamo poi questi primi piani, ok? Campo e controcampo molto stretti, molto sui visi, molto ravvicinati, che è proprio l'obiettivo del primo piano, essere vicino all'attore. Portati in IMAX 70 mm si amplia e quindi si crea una sorta di percezione di distanza dal personaggio, non siamo più così tanto vicini a loro. Se poi andiamo nella scena subito dopo, che siamo in aperto mare e quindi abbiamo questa persona qui su questa sorta di zattera dispersa nell'immensità del mare, vediamo un sacco di mare e un sacco di cielo. Portata però a 35 mm, ecco che l'immagine subito si chiude e chiude il cielo, il che significa che ci sta raccontando una persona totalmente dispersa nell'oceano, molto di più di prima, perché prima c'era più aria e quella più aria dà una percezione di più tranquillità, ok? Più spensieratezza. Invece così, chiudendo il cielo sul 35 mm, sottolineiamo molto più questa emozione di dispersione nel nulla. Ok, abbiamo questa scena in cui appunto ci sono tutti questi soldati che escono fuori da questo, credo, castello, non lo so, non è importante. Comunque, nel 35 mm è schiacciata, le torri non si vedono e quindi è un'immagine dentro all'azione, siamo lì con quelle persone, le vediamo uscire e venirci contro. Se invece andiamo a prendere l'IMAX 70, diventa letteralmente un totale del posto, in cui vediamo tutto, letteralmente tutto, e quindi ci porta un po' fuori dall'azione questo. Ancora di più nel momento in cui esce questo personaggio che dovrebbe essere importante, dovrebbe forse incutere timore, forse dovrebbe spaventare. Ebbene, nel 35 mm noi siamo stretti su di lui, lo vediamo bene, mentre nell'IMAX ecco che lui è un puntino in un'immagine immensa. Guardate questa immagine, non la commento neanche, ma quanto è più cinematografica nel formato 35 mm piuttosto che nell'IMAX. Cioè, sinceramente, proprio paragonate le due immagini. Una mi sa di cinema, l'altra no, non mi dice niente a me. Guardiamo adesso questo mezzo busto di Tom Holland in questo quadrato. Cioè, ma a voi vi dà l'idea di cinema? Perché a me mi dà un po' l'idea di filmetto d'autore che non interessa a nessuno. Invece, trasponiamo la stessa immagine ai 35 mm e diventa praticamente un primo piano e prende di significato l'immagine. È molto più cinematografica così. Anche perché quei dettagli aggiunti dall'IMAX, ma nel concreto, ma ci servono a qualcosa narrativamente? È qui il succo, perché Nolan, dal mio punto di vista, sarà pure un grande regista tecnico, ma fin troppo spesso non riesce ad essere un bravo regista narrativo. E questa roba qua che vi sto dicendo adesso mi conferma questa mia teoria, che poi potrà anche essere smentita quando guarderò il film, ma non lo so. O anche questa scena in cui sono pronti alla battaglia. Cavolo, abbiamo i nostri personaggi in praticamente primo piano, lì vicini, pronti, carichi, siamo lì con loro, poi passi all'IMAX e sono semplicemente persone in mezzo alla mischia, vediamo un po' più di alberi, un po' di tronchi di alberi in più, ma cosa cazzo me ne frega a me dei tronchi degli alberi, sinceramente. Si sta togliendo emozione all'immagine così. Comunque, senza che continuo, è più o meno concettualmente così per tutto il trailer. Ora, voi magari potreste contestarmi e dirmi, ma immagino l'ho visto in una sala con lo schermo IMAX enorme. Ok, abbiamo detto che è una cosa comunque per pochi. E posso anche capire che forse in quel contesto possa emozionare, però io ti dico un'altra cosa. Immaginalo sempre nel formato 35 mm in una sala con uno schermo enorme. Io credo che il coinvolgimento non manchi e che anzi possa essere anche maggiore. Se guardate il trailer, c'è questo sito odysseymovie.com in cui potete confrontare IMAX e non nei vari formati, vi renderete conto che alla fine l'immagine nel 35 mm è l'immagine voluta del film. Il film è fatto per entrare in quel formato lì. Tutto ciò che c'è sopra è un plus dato dall'IMAX, che però non serve a niente narrativamente e che anzi rischia di dare una percezione negativa alla visione dal punto di vista narrativo, secondo me. Per cui questo IMAX, grande innovazione, ma fino a un certo punto. L'innovazione è stato passare dai film quadrati ai film in CinemaScope, quella è stata un'innovazione. L'IMAX è un'aggiunta, una cosa in più. Poi dobbiamo anche considerare i problemi tecnici dell'IMAX. Per girare le scene, la camera IMAX è enorme, ingombrante, pesantissima, servono 3-4 persone per muoverla, fa un sacco di rumore. Per girare l'Odissea hanno dovuto creare una scatola per insonorizzare la macchina e quindi è diventata ancora più pesante, servivano più persone per spostarla e gli attori quando facevano le solite scene, sai, campo contro campo, dialoghi, per potersi vedere, non si vedevano perché c'era tutta la struttura della camera in mezzo a coprirli e quindi si sono dovuti inventare un gioco di specchi
per far sì che gli attori potessero... un bordello, ma poi per che cosa? Tra l'altro poi la pellicola IMAX 70 mm pesa chili per metterla in proiezione, un casino. Per cui se tu mi dici che l'IMAX ha un valore narrativo artistico per il film che vuoi raccontare, io ti dico ok, fallo, ma altrimenti no. E io qui questo valore artistico narrativo aggiunto non lo vedo. Tra l'altro poi ti pone anche un limite nelle riprese, perché puoi girare massimo 3 minuti di fila, non puoi fare più di 3 minuti, ti fa 3 minuti, fermare, cambiare pellicola. Ti pone dei limiti che diventano solo un fastidio. Se poi quello che ottieni di fatto non beneficia da fare in questo modo e quindi sorbirsi questo fastidio. E per non parlare poi dei prezzi dei biglietti IMAX. Già andare al cinema oggi è diventato estremamente costoso. I biglietti IMAX sono poi la scusa perfetta per chiederti il doppio dei soldi quasi. Per cosa poi? Perché ritorna sempre lì il discorso: se il film visto in IMAX mi dà un valore aggiunto, allora che ben venga. Ma se questo valore aggiunto è vuoto, è privo di senso, non aggiunge nulla alla narrazione che io vado a vedere, al coinvolgimento che mi aspetto dal film, allora è veramente uno spreco di soldi poi. Tutta una grande truffa di marketing. E la truffa più grande è proprio perché, se guardate il trailer, e io penso anche guardando il film e confrontando i due formati, si vede chiaramente che il film è stato girato non per essere visto in IMAX, ma per essere visto in 35 mm, come lo vedrà la maggior parte delle persone. Poi mi potete anche dire che girarlo in IMAX, indipendentemente da come lo trasponi dopo, quindi in digitale, in 35 mm o che sia, mi potete dire che ha comunque una qualità visiva di partenza bellissima, altissima, fantastica, e io sono d'accordo con voi. Per carità, la qualità, la nitidezza dell'immagine che l'IMAX ci può dare, anche se poi lo croppi, lo ritagli, gli cambi formato, comunque cioè quella qualità si mantiene, ok? Si percepisce sul formato ritagliato, rimane. La perdi ovviamente nelle varie trasformazioni un pochino, però il fatto che la base sia di alta qualità ti fa mantenere comunque molto buona anche quelle degli altri formati. Dà un vantaggio questo sicuramente all'immagine, ma non è un vantaggio così netto da giustificare tutto questo casino. Io credo che questa cosa di Nolan di doversi fare questo film tutto in IMAX altro non è che una supercazzola sua tecnica. E Nolan ha un po' questa cosa, che lui parte da un'idea tecnica e poi ci costruisce il film dietro. Ma i film non si fanno partendo dalla tecnica, i film si fanno partendo dalla narrazione, da quello che vuoi raccontare, dal tema, dai personaggi che vuoi raccontare. Chi se ne frega di che camera usi per girarlo? Basta che quella che usi sia la più adatta per raccontare la tua storia. Quindi Nolan, se tu hai girato in IMAX perché quello è il formato più adatto per raccontare questa storia, io ti dico che ben venga. Solo che a me non sembra sia così. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti e io vi aspetto domenica, perché esce una bella analisi sulla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Quindi iscriviti al canale e attiva le notifiche se non vuoi perdertela.